Da marzo 2009 a un mese fa siamo stati in uno dei periodi più lunghi di espansione e crescita dei mercati finanziari ed oltre ad essere stato uno dei più lunghi è stato anche il più profittevole. L'S&P 500 è cresciuto del 340%. Ma come sapete, nello scorso mese e mezzo a tutta questa equazione si è aggiunto un piccolo grande problemino che ha fatto ribassare e rimbalzare i mercati in modo verticale. Si parla di perdite anche fino ed oltre il 50% per alcune aziende e l'S&P 500 ha perso circa, se non di più, del 30%. Con tutto questo polverone, tantissime nuove persone hanno iniziato a sentire e parlare di investimenti e sfortunatamente nell'informarsi tantissime persone sottovalutano questo mondo e iniziano ad investire senza avere l'appropriata educazione e facendo tantissimi errori. Per questo oggi voglio condividerne alcuni da evitare assolutamente. E ovviamente nel farlo voglio anche dirvi come fare ad evitarli. Cercherò di partire dai più semplici per poi approfondire sempre di più. Quindi vi consiglio di seguire tutto questo video dal primo all'8º errore da evitare quando si va ad investire. Prima di iniziare, come sempre, voglio dirvi che io non sono un consulente finanziario, sono un ragazzo di 22 anni che sta condividendo la propria esperienza su YouTube e vi chiede un mi piace per supportare i suoi video. Detto questo, direi che possiamo iniziare. Primo errore da evitare assolutamente: investire soldi che ci servono per vivere. Quando investiamo dobbiamo ricordarci che c'è del rischio e i soldi che noi stiamo investendo li possiamo perdere anche completamente. Quindi prima di investire la prima cosa da fare è mettere a posto la nostra situazione di risparmio, mettere a posto la nostra situazione di reddito, da dove prendiamo i nostri soldi, e una volta fatto questo dobbiamo investire soltanto soldi che possiamo permetterci di perdere. Certamente perdere dei soldi per un investimento non è mai bello, ma questo non vuol dire che devo mettere tutta la mia vita in un investimento, perché se poi quell'investimento va male, se poi quell'azione, se poi quella casa, se poi qualsiasi cosa va male e noi perdiamo tutti i soldi, se li abbiamo investiti tutti ci troviamo in mezzo a una strada. Se invece abbiamo investito una porzione che possiamo permetterci di perdere, riusciamo comunque a riniziare e ripartire. Secondo errore da evitare: avere troppa confidenza di noi stessi. Questo vale sia per chi inizia con il primo investimento, sia per i più esperti. Non dobbiamo credere di essere delle macchine infallibili, perché tutto questo mondo è basato su strategie che vanno studiate, analizzate, rianalizzate e ristudiate in base all'esperienza e all'errore. L'importante è che gli errori siano meno dei successi e che i successi ci facciano guadagnare di più delle perdite. Un caso tipico è di una persona che ha i suoi primi investimenti. Io ci sono ricaduto, per esempio, in parte di questo caso, e sta andando a fare il suo studio e vede questo grafico che si abbassa. Pensa che quello lì sia il limite negativo da cui poi il mercato ripartirà sicuramente. Quindi è sicurissimo e ha confidenza di mettere i suoi soldi in quel momento, perché poi il mercato ripartirà verso l'alto. E molte volte fa addirittura un errore di cui parleremo dopo, cioè mettere tutti i suoi soldi in un unico colpo. Comunque mette i suoi soldi lì, il mercato torna su, ma poi torna giù e inizia ad andare giù e giù e giù. E qui arriviamo al terzo errore: comprare alto e vendere basso e quindi perdere. Questa persona ha appena comprato, il mercato va su ma poi inizia ad andare giù, va giù 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 il mercato e segue il ciclo emotivo degli investimenti, cioè inizia ad avere paura, ansia, pensa di essere nell'errore, ha paura sempre di più e quindi vende perdendo. Ed è molto spesso quello il momento in cui questa persona vende, ha paura, è spaventato, che si fanno i migliori affari. Citando Warren Buffett: "Be greedy when others are fearful and be fearful when others are greedy". Tradotto alla lettera: sii goloso quando gli altri sono spaventati e sii spaventato quando gli altri sono golosi. E questo è il ciclo emotivo degli investimenti, che può essere sfruttato a nostro vantaggio se sappiamo leggere al meglio quel che sta succedendo
e dove stiamo investendo. Quarto errore, questo è soprattutto per i principianti, per chi inizia: investire tutto one shot. Se non sappiamo bene e non abbiamo neanche le capacità di analizzare meglio un'azione, un titolo, qualsiasi altra cosa, non dobbiamo prenderci l'arroganza di dire e sapere qual è il miglior punto di ingresso per acquistare un titolo. Quindi che fare se si pensa che quello è un buon investimento ma non si sa esattamente il prezzo a cui entrare? Si fa una cosa che si chiama dollar cost averaging. È una strategia che ci dice di dividere il nostro capitale in varie tranche. Supponiamo di avere 1000 euro e vogliamo comprare delle azioni della Apple, però non sappiamo il prezzo esatto a cui ci conviene acquistare. Quindi al posto di prendere questi 1000 euro e comprare tutto ora, quello che facciamo è prendere questi 1000 euro, dividerli in 5 posizioni, 200, 200, 200, 200 e 200, e in diversi momenti temporali andiamo a prendere questi 200 euro e andiamo ad investirli su Apple, in modo tale che una volta compriamo quando l'azione vale 200, una volta compriamo quando vale 150, una volta compriamo quando vale 220, una volta quando è bassissima e vale 90, in modo tale che poi possiamo fare una media di ingresso tra tutti questi prezzi e eliminiamo parte del rischio di ingresso, perché magari quella volta dove noi vogliamo mettere dentro quei 1000 euro l'azione vale 300, invece se noi dividiamo in 5 tranche possiamo prenderla a 300, magari anche a 350, ma allo stesso tempo a 200, 250, 150 eccetera. Quinto errore: paura di tagliare le perdite. Insomma, non ammettere di aver sbagliato. Quando si fa un investimento, la prima regola è sempre avere una prospettiva, che sia temporale o che sia di obiettivo, e oltretutto prevedere ogni nostra azione a seconda dell'andamento di quel titolo, dell'andamento del prezzo. Non soltanto prevedere dove vogliamo arrivare nel caso positivo, ma anche prevedere cosa fare nel caso negativo, nel caso il nostro investimento stia andando male sempre di più. Cosa facciamo? Noi a priori lo dobbiamo sapere, e quando è ora dobbiamo ammettere di aver sbagliato qualcosa, e in quel momento dobbiamo vendere e tagliare le perdite, perché molto spesso quello che succede è: ok, ho comprato a questo prezzo, sta scendendo, aspetta, rivendo quando il prezzo torna uguale ed esco, ma alle volte il prezzo non torna mai su e non è mai uguale. Quindi dobbiamo sapere il da farsi nel caso il prezzo non vada nella direzione in cui noi pensavamo. Sesto errore: farsi guidare dalle emozioni. Questo è un ambiente nel quale non ci si può far guidare dalle emozioni, perché si possono fare errori anche molto molto gravi che poi andiamo a sentire. Dobbiamo ragionare con la logica, con la statistica e soprattutto con i piani, gli obiettivi e le strategie che ci siamo preposti quando abbiamo iniziato, e le strategie non devono prevedere, come detto prima, soltanto il caso positivo ma anche il caso negativo. Settimo errore: questo non prende soltanto il mondo dei mercati finanziari, ma prende tutto il mondo degli investimenti da un livello un po' più alto, ed è non avere soldi disponibili. Per quel budget che noi ci siamo prefissati di investire, teniamo da parte sempre un qualcosina, o anche un qualcosina abbondante. Questo può essere perché un domani ci si presenti un'occasione, un acquisto, un investimento molto più proficuo, e se noi prendiamo tutto quel budget ogni volta, magari sì anche diversificando, entrando a diversi livelli, però tutto lo impieghiamo ogni volta senza avere mai qualcosa disponibile, nel momento in cui c'è una possibilità impressionante di investimento, noi non abbiamo quel qualcosa da parte per poterci investire e poter sfruttare quella possibilità. Questo allo stesso modo vuole anche dirvi di non investire i vostri soldi se non trovate la giusta possibilità, piuttosto teneteli da parte e aspettate che questa possibilità vi si presenti davanti. E poi ovviamente, associato con questo, in un discorso ancora più generale, l'errore 8 è investire tutto in un'unica cosa, in un unico titolo. Questo è rischiosissimo, perché se quell'unica cosa fallisce
noi abbiamo perso tutto. Quindi a priori nel mondo degli investimenti la parola d'ordine è diversificare. Ciò vuol dire diversificare in svariate azioni, svariati titoli, ma diversificare anche in tipologie di investimento diverse. Non guardare soltanto il mondo dei mercati finanziari, ma se si può guardare anche l'immobiliare, guardare anche il peer-to-peer lending, guardare anche le criptovalute, insomma diversificare a tutto tondo, perché se una cosa va male noi comunque abbiamo l'altra porta. Nono errore, questo diciamo che è un po' la base, è non ammettere di A dover informarsi o B contattare un esperto, perché sì, per fare tutta questa cosa ci si può informare anche in autonomia e questa cosa va fatta, non bisogna buttare i soldi a caso ascoltando magari un video a casaccio su YouTube. Cercate di informarvi da fonti diverse e prima di iniziare con grandi quantità iniziate con piccole per provare cosa succede, o altrimenti se si hanno già grandi capitali e non si ha né il tempo né la voglia di informarsi su tutto questo mondo, c'è comunque la possibilità di andare da un consulente finanziario. Magari non andate da consulenti finanziari affiliati ed associati alla vostra banca, ma andate da consulenti privati, in modo tale che sì, voi lo pagate, ma lo pagate perché vi dia i migliori consigli per il vostro caso e questi consigli non siano collegati o affiliati a una banca o ad altri interessi. Però ovviamente se si parte con piccoli capitali come i miei non ha senso andare a pagare il consulente finanziario, perché poi se pago lui non posso più investire. Quindi se siete nella mia situazione, studiate, approfondite, provate con poco e cercate di crescere e maturare la vostra esperienza. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo video e se siete interessati a questa tipologia di video, perché io ho in programma di condividervi la mia strategia di investimento e farci un video a proposito. Quindi ditemi se la cosa vi interessa ed iscrivetevi al canale e attivate la campanellina in modo tale che poi quando pubblicherò quel video voi non ve lo perdiate. Detto questo, se il video vi è piaciuto, come sempre lasciate un mi piace e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!